Ciao, oggi vediamo come fare l'effetto lurex e glitter su un abito con i pantoni e i pastelli. Ciao, oggi vediamo come colorare un abito in lurex o glitter. Visto che ci stiamo avvicinando alle feste, sicuramente ti può essere utile per disegnare le tue creazioni legate proprio a tutta la parte delle feste, dei vestiti da sera. Ora, questo abito è un abito in lurex glitter che è fatto con la tecnica mista, pantoni e pastelli. Ed è un abito di colore che il colore predominante è viola. Nel video vedi tutti gli step per farlo, oltretutto alla fine del video c'è anche una sorpresa per te. Quindi questo è un canale che insegna a disegnare la moda. Sono Patrizia, ho fatto tanti anni di scuola d'arte, quindi ho 5 anni come diploma di maestra d'arte più 3 anni come diploma di stilista, e soprattutto ho lavorato tanti anni in aziende d'abbigliamento, proprio nell'ufficio di sviluppo, nell'ufficio di progettazione, quindi ufficio stile e sviluppo prodotto. Questo è un canale dove cerco di riassumere tutte le informazioni e le cose che ho imparato per te, per insegnarti a disegnare la moda che ti serva davvero se ti trovi anche in azienda. Questo è un figurino pensato proprio per spiegarti come disegnare l'effetto lurex, che è un insieme di colori in cui c'è un elemento predominante, in questo caso il viola. Quindi se ti piace l'argomento, ti piace disegnare la moda, iscriviti, perché sul mio canale pubblico nuovi contenuti tutte le settimane. Sono video di valore dove ti spiego tutte le tecniche e tutto quello che ti serve per disegnare la moda. Bene, clicca sulla campanellina così ti arrivano tutte le notifiche quando pubblico un nuovo video. Mi raccomando, leggi nei link in descrizione, perché da oggi ho aperto un nuovo shop online dove i miei disegni sono disponibili, per cui ti guardi i tutorial e hai a disposizione alcuni disegni. Quindi anche questo un altro servizio in più che ti do per insegnarti proprio ed aiutarti a migliorare il disegno della moda. Se ti piace disegnare, sei nel posto giusto. Mettimi nei commenti cosa ne pensi, un like se ti piace il video. Vediamo come fare questo abito lurex. Ho fatto un altro video dove facevo anche qui la colorazione dell'abito lurex con la colla glitter. Se vuoi ti metto il link così vai a vedere anche quello. Bene, vediamo come fare questo abito da sera, visto che siamo vicino al Capodanno, e quindi ti può servire saperlo fare. Un grande saluto da Patrizia Patò 74. Non dimenticare di iscriverti. Ciao!
Bene, adesso ti spiego velocemente come ho fatto questo effetto. Io lo faccio più in grande, quindi con la matita colorata ho fatto una grafica, diciamo, con degli angoli, e ho fatto diverse pressioni dove mi serviva fare il chiaroscuro. Quindi ho fatto prima la parte leggera utilizzando il primo pastello grigio e in alcuni punti ho fatto più pressione per scurire. Poi ho usato il secondo pastello, quello azzurro, solo in alcuni punti, facendo sempre questi movimenti. I movimenti sono un po' spigolosi, però devi sempre lasciare il bianco sotto, perché poi ti serve per dare un effetto di tessuto che ha una superficie mossa, e il bianco sotto oltretutto ti aiuta poi a dare luce. Poi ho preso il pantone, come hai visto nel video, ho preso il pantone dalla punta a pennarello del Pro Marker, perché i Pro Marker hanno una punta a pennarello molto comoda, mentre i Copic hanno una punta a pennello. Il Pro Marker ha una punta a pennarello che ti permette di fare degli effetti così. Quindi questo con la punta a pennello non viene nello stesso modo, perché questa è una punta a pennarello rigida, quindi tu hai il controllo e fai questo effetto. Questo effetto qui io lo sono andata a sovrapporre in alcuni punti, come hai visto nel video. Adesso io qua ti sto facendo un esempio per farti capire la tecnica, e ho lasciato sempre dei punti bianchi perché mi fanno l'effetto della superficie mossa e fanno venire fuori gli altri colori sotto, perché un tessuto lurex, o comunque un tessuto, diciamo, che riflette la luce, la riflette con più colori. Quindi se vuoi fare un effetto di tessuto, diciamo, lurex, devi utilizzare delle tonalità di colore diverse. Quindi come vedi qui c'è il grigio, l'azzurro, il viola che sarà il colore dominante del tipo di tessuto, e il blu. Quindi 2 pantoni e 2 pastelli, ovviamente i pastelli acquerellabili che hanno la punta più morbida. Quindi per dare un effetto cangiante di lurex, di un tessuto con le paillette, conviene andare a scegliere dei colori che stanno bene insieme e che danno dei riflessi, quindi vengono fuori solo in alcuni punti. Poi, come quarto passaggio, ho aggiunto, sempre usando il Pro Marker che ha la punta a pennarello, quindi una punta fine rigida, non a pennello ma una punta fine rigida, ho usato il blu per dare altri riflessi, facendo sempre questo tipo di movimenti un po' a puntino, un po' a angolo, un po' a virgola, andando a sovrapporre i vari colori, lasciando dello spazio di modo che venissero fuori i colori sotto e anche un po' di bianco. Visto che adesso qui ti sto facendo un esempio, visto che il tessuto sarà come colore predominante viola, poi l'ultima passata, diciamo, di pantone per andare a uniformare i vari colori l'ho data con il pantone viola. Ovviamente il pantone, quando lo passi sul pastello acquerellabile, il pastello acquerellabile sotto tende a sciogliersi un pochettino, quindi si amalgama. In ultimo sono andata a definire, diciamo, le pieghe con un pennarello a punta fine, abbastanza fine, viola, quindi sempre in tono. Quindi che cosa ho fatto? Ho utilizzato i 2 pastelli per fare la base che dia un effetto cangiante di più colori. Ho usato 2 pantoni, se ti interessa i colori sono questi, ok? I pastelli sono uno grigio scuro e l'altro azzurro scuro, e poi ho usato uno stabilo viola. Quindi con questi 4 colori ho fatto il tessuto utilizzando 2 pastelli acquerellabili, 2 pantoni e un pennarello stabilo. Questo per dare la base. Per dare i punti luce sceglierai tu che tipo di colore utilizzare. Io ho usato un pennarello
bianco, puoi usare un bianchetto, usare quello che meglio credi, dando proprio dei puntini sopra, facendo proprio dei puntini sopra, ma proprio pochi, perché avevo già lasciato diciamo lo spazio bianco e li ho messi un po' sparsi, ma con una logica per dare dei punti luce. Bene, se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale. Nel mio canale trovi altri 2 video che hanno comunque un effetto di lurex e di glitter oro, li trovi nella playlist, ti metto il link in descrizione. Ho fatto questo effetto di glitter con la colla glitter, quindi sono tecniche diverse, quindi puoi imparare a fare l'effetto lurex sia con la colla glitter, ti metto il link in descrizione, sia con i pantoni e i pastelli. Quindi iscriviti al mio canale, clicca sulla campanellina per non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 per disegnare e colorare la moda, per il fashion design. Se vuoi fare la stilista o ti piace disegnare la moda, sei nel posto giusto. Quindi iscriviti, seguimi, perché pubblico contenuti tutte le settimane. Ti aspetto per il prossimo video la prossima settimana. Un grande saluto da Patrizia Patò74. Ciao!